Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. E prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, i segni zodiacali da attenzionare. Poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questo bellissimo quadrifoglio. Bello perché ci porta qualche novità. Tendenzialmente è vero, è la carta della fortuna, degli eventi, dei cambiamenti positivi, di nuove possibilità che si aprono davanti a noi, anche di alcune sorprese e possibilità di ottenere soddisfazioni, delle vittorie e delle ricompense. Può essere nuova fiducia e speranza, quindi una bella energia che entra, direi soprattutto per le questioni strettamente personali, a livello interiore, anche di relazioni, però insomma è una cosa che in realtà può riflettersi anche nelle altre cose. Poi abbiamo questa donna che, lo dico spesso, essendo una stesura generica può riferirsi sia a voi, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, diciamo è lo stesso, si tratta di un'energia di comprensione, di creatività, di sensibilità, di generosità, cura e attenzione, soprattutto verso se stessi, però magari verso una persona che ha bisogno di voi, oppure se siete voi ad aver bisogno di conforto, di aiuto, potreste trovare diciamo una persona che magari vi sostiene. Forse c'è un qualcosa di in particolare, forse ci sono dei progetti, dei propositi, dei pensieri che insomma dovete comprendere meglio. Assolutamente sì, comunque in qualsiasi circostanza la torre ci dice di aspettare, di osservare intorno a noi e di prepararci per bene. Quindi qualsiasi cosa salterà fuori, soprattutto all'inizio della settimana, deve essere in qualche modo metabolizzato, compreso e attenzionato perché potrebbe essere qualcosa di veramente importante per voi e allora meglio fermarsi un attimino prima di procedere. I segni zodiacali da attenzionare per voi sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci. Abbiamo anche poi quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'amore. Ambito amore e relazioni più importanti, ovviamente sì, parliamo coppia single, però quelle relazioni più importanti possono riferirsi anche alle amicizie, alla famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare, così se sentite che qualcosa risuona, con quello che state vivendo, allora vuol dire che c'è un messaggio per voi. Dono amoroso ce lo porta la rosa di Natale, dono vuol dire che comunque c'è qualcosa di positivo, di molto intenso e coinvolgente. Abbiamo visto già la carta del quadrifoglio e poi c'è anche il lilla, che aggiunge un po' di trepidazione, ma in senso positivo, vuol dire che ci sono possibilità proprio di godersi un buon momento, senza fare troppi programmi e troppe cose eclatanti ed eccezionali, vuol dire che nella semplicità di quello che si vive c'è qualcosa di molto positivo, di molto costruttivo, soprattutto nelle relazioni più importanti. Queste carte parlano anche di una fase di trepidazione, di attesa, perché può esserci una fase iniziale di una storia, questo può essere utile per i single, una nuova conoscenza, insomma qualcosa di stimolante. È vero, dove si ha un po' paura, ma ricordatevi soprattutto le vostre energie principali che
magari, non bisogna lasciarsi trascinare e coinvolgere eccessivamente. Quindi consiglio, soprattutto con il rododendro, di, valutare. Allora, è vero che per esempio per, le coppie potrebbe esserci un qualcosa di molto intenso, di molto positivo e bello per gran parte della settimana, però, c'è un po', di non dico di noia, però qualcosa va a spegnersi verso il fine settimana. Forse ci si deve concentrare su qualcosa o forse si ha bisogno di riposarsi, allora magari un po' di disattenzione, insomma un qualcosa che non funziona, ma non lo ritengo gravissimo, magari una fase di passaggio, insomma diventa un po' più grave se c'è una forte mancanza, oppure alcune cose magari possono portare purtroppo a dei litigi abbastanza intensi. Farei attenzione anche e soprattutto alle nuove situazioni. Il rododendro ci fa capire che, o quel coinvolgimento, o quella passione, quel qualcosa di nuovo non è adatto a noi o potrebbe rivelarsi un qualcosa di passeggero, quindi dipende da quello che desideriamo. Se magari ci sta bene una conoscenza anche fugace, un'avventura, okay, altrimenti magari di attenzionare perché quella persona potrebbe non essere totalmente onesta con noi, potrebbe essere anche una persona che abbiamo conosciuto e che ogni tanto fa capolino e ritorna, oppure totalmente nuova. Dipende, quindi in qualsiasi circostanza meglio valutare e osservare. Potreste anche essere voi incerti e titubanti per situazioni pregresse, c'è paura, è normale. Per il nostro vissuto magari abbiamo paura di intraprendere un nuovo inizio e allora potrebbe essere semplicemente un riflesso della nostra paura. Vediamo adesso le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta del nemico, probabilmente c'è un ostacolo, un impedimento, un qualcosa che, deve essere superato. Poi è vero, può riferirsi ad una persona nello specifico e quindi qualcuno che fa strategia o il furbetto, falsi amici, può essere dei litigi, dei pettegolezzi fastidiosi, della rivalità nel proprio ambiente, un'intromissione insomma da parte di qualcuno. Quindi in qualsiasi circostanza vi trovate, ovviamente se siete molto sensibili magari queste cose possono dare fastidio, se non vanno ad intaccare quello che fate, il vostro stesso, lavoro, l'onorabilità come si dice di quello che si fa e della professionalità, allora direi di lasciare andare. Se invece vedete che c'è qualcosa che dà fortemente fastidio perché non riuscite a lavorare come si deve, allora meglio cercare di intervenire. Da quello che si vede magari, lasciar andare totalmente no, direi magari di valutare e forse aspettare qualche occasione, qualche circostanza un po' più positiva, magari osservare, vedere, prendere informazioni, cercare di non intervenire subito perché magari quando si interviene subito, c'è un po' troppa tensione, allora possiamo commettere degli errori. Invece certe cose vanno, come si dice, cucinate lentamente e probabilmente più in là possono saltare fuori delle occasioni molto più promettenti. Anche su come si svolgono alcune cose, se non siete soddisfatti, magari non dipendono da voi, da altre situazioni, è un momento magari un po' così e quindi di aspettare che, passi e poi insomma successivamente ci saranno, delle novità. In realtà può saltar fuori qualcosa, però dipende, può essere qualcosa di negativo da lasciar subito andare, oppure qualcosa di positivo che però non può manifestarsi immediatamente, ma ha bisogno di più tempo. E questo può valere anche per chi è in cerca di lavoro, magari proposte, nuove cose, però che non si concretizzano subito, ma in qualche modo si deve aspettare, quindi è vero, ci può essere un po' di pazienza e un po' di fastidio, però
non abbiate fretta. Quindi queste carte stanno dicendo che le cose si muovono, seppur lentamente, poi si muoveranno nel verso giusto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!